sai già colorare con i pennarelli ad alcol? Ciao, bentornata e bentornato sul mio canale. Nel tutorial di oggi ti spiego le basi con le quali anche tu potrai iniziare a fare dei bellissimi disegni colorati con i pennarelli ad alcol o markers, sempre che tu non sia già capace. Scoprirai quindi le caratteristiche principali dei pennarelli ad alcol, ma anche come usarli per creare ombre e sfumature. Una volta imparato potrai creare delle bellissime decorazioni per la tua agenda oppure per confezionare dei magnifici biglietti di auguri. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Emma che usa il nick Life on Stage Bologna, Eli De Maria, Aurora Lamanna e Maria Bertoncini. Se vuoi essere salutata anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. I markers sono dei pennarelli ad alcol che in genere vengono usati per colorare i manga. Fra le marche più usate dai professionisti ci sono i Copic, che sono dei pennarelli con la doppia punta. Hanno una punta a scalpello e una punta a pennello. Ogni Copic è caratterizzato da una sigla che ne indica un colore specifico. Fra i pennarelli ad alcol esiste anche quello che si chiama blender. Non è un colore particolare, diciamo che è un colore trasparente che serve per effettuare particolari effetti come le sfumature. Per imparare a usare questi pennarelli io non ho iniziato direttamente con i Copic, anche perché sono un po' costosi, quindi ho acquistato questi pennarelli ad alcol diciamo di primo prezzo che sostituirò con i Copic a mano che termino i colori. Anche questi pennarelli hanno una doppia punta, una è fine e l'altra è a scalpello. Nella descrizione sotto al video trovate il link dei pennarelli che ho acquistato io. La prima cosa che ho fatto dopo aver ricevuto i pennarelli è stata creare questa tabella dei colori. La tabella è da 10 x 8 caselle perché non sempre i colori corrispondono perfettamente a quelli che si possono vedere rappresentati sul pennarello stesso. In questo caso devo dire che sono abbastanza corrispondenti. Come vedete, questo è il 48, che è questo qua. Questo è il 44, che sulla carta, come vedete, sembra un pochino più scuro rispetto a quello che è indicato sul pennarello. Questa è una cosa che consiglio di fare anche a voi. Avere una griglia di questo tipo è sicuramente molto utile e facilita il lavoro nel momento in cui bisogna scegliere i colori per colorare un determinato disegno o per effettuare determinate sfumature. Per colorare con i pennarelli ad alcol e in particolare con i Copic, la carta più indicata è sicuramente la normale carta per fotocopie, perché si colora più facilmente e assorbe meglio il colore. Quando creo dei biglietti di auguri, invece di usare la carta per fotocopie, uso del cartoncino leggero o della carta per acquerelli che poi ritaglio o fustello. Quando si colora con i pennarelli ad alcol bisogna fare attenzione perché trapassano il foglio causando quello che viene definito effetto ghosting. Quindi è sempre meglio usare della carta di giornale sotto il foglio che stiamo colorando per proteggere le superfici sottostanti. Proprio per questo motivo, quando devi creare degli elementi per decorare dei biglietti oppure per decorare la tua agenda, ti sconsiglio di farlo direttamente sul biglietto di auguri o sull'agenda, ma ti consiglio invece di creare la tua decorazione su un foglio a parte che poi incollerai sul supporto per il quale lo stai preparando. Un'altra cosa a cui prestare particolare attenzione è il fatto che l'alcol contenuto nei markers scioglie l'inchiostro e può creare antiestetiche bruttissime sbavature che possono rovinare il tuo lavoro. Per ovviare a questo inconveniente ci sono tre modi. Il primo è quello di usare disegni o immagini fotocopiate.
L'alcol dei markers infatti non scioglie l'inchiostro delle fotocopie. Il secondo modo è quello di colorare il disegno magari effettuato a matita e solo alla fine, quando l'inchiostro si è asciugato, passare i contorni con una penna, meglio ancora se penna gel. Il modo, che è quello che io utilizzo sempre quando sto preparando delle decorazioni per dei biglietti di auguri, è quello di timbrare l'immagine su foglio di cartoncino, usare poi della polvere per embossing in modo che sia anche leggermente rilievo e poi colorare. Il fatto di trattare le immagini timbrate con l'embossing mi aiuta sia a non creare sbavature, sia a colorare meglio all'interno dei margini. Per colorare senza uscire dai bordi è sempre meglio iniziare contornando i margini. Bisogna lavorare colorando un pezzettino per volta per evitare che asciugando l'inchiostro poi si veda lo stacco fra il margine creato all'interno della figura e il colore che è stato dato poi successivamente per riempire. Quando succedono sbavature di questo tipo è importante agire velocemente. Per questo motivo è anche sempre meglio iniziare a colorare dai colori più chiari nel disegno. Questa sbavatura nel naso del gatto, in questo caso io la nasconderò colorando il naso con un colore un pochino più scuro. La sbavatura invece all'interno degli occhiali la coprirò usando il marker nero. Lascio qualche piccolo pezzettino bianco per simulare i riflessi sugli occhiali. Per creare le ombre si può agire in diversi modi. Innanzitutto si può usare lo stesso colore oppure colori diversi. Nel caso in cui si utilizzino colori diversi bisogna partire sempre da quello più chiaro. Ci sono due tipi di ombre. La prima si ottiene su strato asciutto, quindi bisogna passare il primo colore, farlo asciugare e poi creare l'ombra con lo stesso colore oppure con un colore più scuro, e questo creerà un'ombra più netta. Ombre più morbide invece si ottengono colorando con il secondo colore su uno strato bagnato. Per ottenere le sfumature invece si lavora sempre su colore bagnato. La sfumatura di un solo colore su bianco si ottiene usando il blender sui margini del colore prima che il colore asciughi, mentre le sfumature di colori diversi si ottengono mescolando bagnato su bagnato i diversi colori, e le sfumature si possono creare con 1, 2, 3 colori, insomma quelli che preferite, quelli che vi servono. L'importante, soprattutto con le sfumature, è lavorare sempre molto velocemente per evitare che il colore asciughi. È chiaro che con markers di qualità superiore si ottengono sicuramente colorazioni, sfumature e ombre di qualità superiore, mentre con markers di primo prezzo o markers economici sicuramente si fa più fatica a ottenere gli stessi risultati. Personalmente preferisco creare le decorazioni per i miei biglietti di auguri, ma anche per l'agenda, usando cartoncino oppure ancora meglio la carta per gli acquerelli, perché mi consente con questo tipo di pennarelli di fare più facilmente le sfumature che desidero. Come sempre comunque la pratica aiuta, quindi se trovi difficoltà nel momento in cui ti accingi a disegnare, a colorare e vedi che le sfumature non ti vengono come vorresti o la colorazione non è quella che vorresti, l'importante è solo di continuare a fare pratica. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu sapevi già usare i pennarelli ad alcol? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Nel tutorial di oggi ti spiego le basi per imparare. Ti spiego, sempre che tu non sia già capace, e vabbè. Tu sapevi già tutte queste informazioni per colorare con i pennarelli? Tu usavi già i colori. Vabbè. Tu usavi già
tu usavi già.